Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video in italiano. Allora, finalmente oggi è il momento in cui risponderò alle vostre domande, perché qualche settimana fa o addirittura un mese fa avevo dato la possibilità di fare delle domande, alcune anonime, mentre altre sono state fatte sulla pagina della community sul canale e quindi ho deciso di rispondere, ecco, a queste domande. E se volete mettetemi altre domande sotto questo video per il prossimo, non so come si chiama questa tipologia di video, tipo question and answers video. Comunque, ecco, se volete chiedermi qualcosa fatelo poi sotto nei commenti e così poi al prossimo video vi rispondo. E adesso sono riuscita a mettere i sottotitoli in italiano o in inglese, sono generati automaticamente, quindi ovviamente non sono fatti bene, però nei video in inglese, se li mettete, si capisce quello che sto dicendo. E quindi anche se farò un question and answering in inglese, potrete poi vederlo con i sottotitoli. Allora, aspettate che prendo le domande, che ce le ho sul telefono di mio marito, perché per ora uso ancora il telefono per registrare i video, anche se ho messo nel carrello di Amazon una videocamera stupenda che spero di poter acquistare, ma per ora sto utilizzando il telefono, quindi devo guardare le domande su un altro telefono e non posso farlo sul computer perché fa troppo casino. Niente, detto questo, grazie mille se state guardando il video. Per i nuovi che sono approdati adesso sul canale, benvenuti, se vi va iscrivetevi. Allora, Ditto Benedicto B, avrò sbagliato sicuramente a pronunciarlo, mi chiede: che lavoro fai di preciso? Dai, è arrivato il momento di svelarcelo che siamo curiosi. E poi artisti SMR preferiti italiani, oltre ad Ali. Ali intende Firestars ASMR, che ovviamente io adoro, ma lo dico sempre, e quindi giustamente lui mi dice di non nominarla, lui o lei. Ditto Benedicto B, non mi ricordo se c'è una ragazza o un ragazzo, perdonami. E allora, che lavoro fai? Sono la community manager di un centro coworking, quindi gestisco sia le vendite, sia il centro, sia il facility management, che la reception, qualsiasi cosa, come se fosse, diciamo, un hotel. Io sono la manager dell'hotel, però è un coworking, quindi si parla di uffici, quindi faccio quello. E quest'anno sono stata, diciamo, promossa community sales manager, quindi adesso diciamo che sto anche formando delle persone e niente sembra più figo di quello che è in realtà. Quindi sono fuori casa 8 ore al giorno, 9 ore al giorno, anche se adesso mi sono avvicinata a casa, comunque sto sempre fuori. Per questo è molto difficile registrare video, e oggi per esempio ho preso mezza giornata per riuscire a registrare dei video che usciranno ad agosto, per non lasciarvi senza contenuti. Quindi è molto molto difficile gestire tutto, compresa la difficoltà di fare video SMR, che significa appunto non avere casini in giro per casa, lavorando tutte queste ore, e avere anche tempo per la vita sociale.
quindi non pensate che non vi voglio bene, perché mi sto davvero impegnando a creare dei contenuti per voi e non c'entrano i soldi perché prendo due spicci come content creator, quindi è solo perché mi dispiace lasciarvi senza video. E invece dato che mi hai chiesto degli SM artist italiani che mi piacciono, dato che ne seguo tanti, per non nominarli tutti e magari dimenticarmene qualcuno, insomma ho deciso di prenderne solo tre, che sono quelli che sto ascoltando di più recentemente, così non faccio torto a nessuno, non dimentico nessuno. Quindi ho preso quelli, gli ultimi video che sto guardando, che diciamo sono quelli che mi stanno, non lo so, che sto guardando di più in questo periodo, che mi piacciono di più in questo periodo. Allora, uno è Sam Caruso ASMR, che in realtà ha appena annunciato di chiudere il canale, che non farà più video. Lui in realtà è un italiano che vive a Londra e fa dei contenuti SMR interessantissimi e ha un accento stupendo, e mi dispiace molto che non farà più video, ma comunque ce ne sono tantissimi da guardare se volete, e vi consiglio il suo canale, molto molto interessante, e si chiama Sam Caruso ASMR. Invece simpaticissima è, adesso si chiama Yasmin ASMR, ma ogni tanto cambia nome del canale, comunque la dovreste trovare. E mi piacciono molto i suoi video perché sono lo-fi e sono molto simpatici, e mi piace anche molto seguirla su Instagram perché mette un sacco di vlog e mi sembra in generale una persona super carina con cui vorrei passarci una serata assieme. Adesso spero di ricordarmi di taggare queste persone che ho menzionato qua sotto, perché magari non lo so, magari Yasmin ascolta questa mia richiesta e davvero usciremo assieme prima o poi. E quindi insomma i suoi video mi piacciono molto perché sono lo-fi e originali. E poi, che sicuramente conoscete, è Tingle Storm ASMR. In realtà ha un canale anche italiano che è Tutti i Frutti ASMR e è bravissima e fa degli audio spaziali, e anche lei mi sa proprio di persona super carina, e mi piacciono tantissimo i suoi video, e quando non riesco più ad avere i tingles vado a vedere i suoi video e mi ritornano, quindi merita tantissimo e si meriterebbe molti più iscritti, ma sappiamo che l'algoritmo di YouTube è così e quindi ce ne facciamo una ragione, e cerchiamo di sperare che un giorno anche gli SM artist bravi come lei possano avere molti più iscritti. Poi passiamo al prossimo iscritto, che è Museum Freak 2805, che in realtà è una domanda in inglese. Mi dice: "It would be great if you did another one in English too", quindi mi chiede che sarebbe bello se facessi un video del genere in inglese, però spero che lo stia guardando lo stesso con i sottotitoli. E mi dice: "Do you speak any other languages beside English and Italian?" Appunto mi chiede se so parlare altre lingue oltre l'inglese e l'italiano. In realtà no, sto studiando un po' di cinese, quindi ho Wo, Shuo, Idian, Chunguo, ma so dire queste cose tipo il loop è molto difficile, e io sto studiando su Duolingo, e anche lì, come vi ho detto prima, ho tantissimi impegni. Mi faccio danza del ventre, mi sono iscritta a Pilates, quest'anno ho fatto volontariato a tutti i lunedì sera, ho una vita sociale
ho appena cambiato lavoro, sono fuori tutto il giorno e seguo il canale, quindi è difficile anche, sta diventando difficile anche questa cosa del cinese, quindi cerco di fare qualche lezione al giorno su Duolingo e qualcosa riesco a dire. Per esempio i numeri sono, se mi ricordo bene, I, R, San, S, C, no, U, Liu, Ci, Ba, Jo e Shi, il 10 è Shi, questi dovrebbero essere i numeri. Poi mi chiede, what part of Italy are you from? Io sono di Milano, che se sta seguendo questo appunto iscritto, ho il Tascam quasi scarico, quindi controllo che stia registrando. Magari gli stranieri non sanno bene dove sia Milano, è in alto, abbastanza nella parte alta dell'Italia. What's your job besides being an SM artist? L'ho appunto detto prima. What are your SMR triggers? Quali sono i miei trigger preferiti? Dipende. E va tantissimo a periodi, però di solito mi piacciono tantissimo i roleplay alla reception. Questo è uno dei motivi per cui ho iniziato a fare la receptionist, anche se poi il lavoro si è evoluto, perché mi è sempre rilassato il suono delle dita sulla tastiera, e ogni volta che facevo un check-in o parlavo a qualcuno che lavorava in una reception mi rilassavo tantissimo. E ovviamente poi lavorarci non è così rilassante, però mi piacciono molto molto i roleplay, quindi diciamo che i roleplay da reception si può dire che sia un mio trigger che mi piace sempre, però ultimamente mi sono fissata con i video di Trix SMR, quindi di grattini, di pampering. In questo momento sono quelli che mi piacciono di più. Ci sono tipo, odio i mukbang, quelli dove si mangia, quelli ecco proprio non mi piacciono. Però per quanto riguarda gli altri trigger ne ho svariati. Non amo particolarmente i, i video SMR troppo basati sui suoni, tipo non so, 2 ore di video con il suono dell'acqua, quelle cose lì, ecco, mi piacciono molto le voci, le persone che parlano nei video, ecco. Mi piacciono le persone che parlano. Poi Martina Fraioli 405 mi chiede qual è il viaggio dei tuoi sogni che non hai ancora fatto. Spero mentre registrerò, cioè mentre voi vedete questo video, di essere nel posto che risponde alla tua domanda, e ti faccio tutta questa parte in whispering perché mi hai scritto che adori il mio whispering, grazie. E il viaggio dei miei sogni da quando sono, diciamo, al liceo è andare in Giappone, e spero che, quando non sono sicura delle tempistiche perché non so bene quando caricherò questo video, dato che lo sto facendo in anticipo, ma il viaggio dei miei sogni è in Giappone ed è
Alessio Lovato MX Rider 95, adoro i vostri nickname, mi chiede il mio rapporto con lo sport, da quelli che hai fatto, fai o anche se ti piace guardarne. Il mio rapporto con gli sport è pessimo, metto via un attimo il telefono così ti rispondo bene. Allora, quando ero piccola ho fatto tantissimi anni danza ritmica, che è una sorta di danza artistica, però più vicina alla una sorta di ginnastica artistica, però molto più meno danza e più ginnastica. E facevamo dei balletti con lo step e anche facevamo dei balletti che si chiamavano aerobica, quindi che erano come se stessi facendo quasi ginnastica. È molto strano, in realtà non si chiamava proprio ginnastica ritmica, però forse è la cosa più simile che c'era. E l'ho fatto per tanti anni e poi ho voluto provare vari stili di danza, quindi ho fatto classico, ho fatto hip hop, ho fatto funky e questa cosa della danza un po' mi è rimasta, perché infatti anche quest'anno ho iniziato danza del ventre e mi piace molto danzare perché è qualcosa che mi fa sentire femminile e mi scarica un po' dallo stress. Ho fatto anche per 2 anni tiro con l'arco qualche anno fa, che mi piace tantissimo, ma mm, non posso dire che non mi trovassi bene nel posto dove lo facevo, perché erano tutti carini, sono stati sempre tutti carini con me, però ho sofferto molto il fatto di non legare con nessuno nel gruppo, e essendo già uno sport solitario di per sé, sentirmi appunto sola tra tutte le persone che c'erano lì, cioè non lo so, mi creava dell'ansia e non so neanche spiegare bene perché, ma non so, era così e quindi ho iniziato ad avere ansia quando dovevo andare. Quindi mi piacerebbe ritornare a fare tiro con l'arco con più serenità, ecco. E però è un bellissimo sport. Per il resto andavo in palestra ai tempi dell'università, ma era diventata un'ossessione, nel senso che se non andavo, cioè tipo facevo la dieta perché dicevo oggi non sono andata in palestra quindi mangio di meno, oppure andavo in vacanza e mi mettevo in vacanza a fare sport quando tipo ero al mare perché non potevo andare in palestra, e ho scoperto appunto che è una cosa, cioè per me la palestra, intesa come andare a fare le macchine, fare la scheda, io capisco che possa avere dei benefici per qualcuno, però secondo me ti spinge ad avere un atteggiamento, ossessivo compulsivo a cui io già tendo, e quindi ho deciso che la palestra non fa per me, perché una volta che la comincio per me diventa una routine che se io non faccio mi genera ansia e colpa se io non vado, e quindi assolutamente non ho bisogno di questo nella mia vita. E l'anno prossimo a settembre ho intenzione di iscrivermi a Pilates perché mi hanno detto che fa benissimo e si tratta di una lezione a settimana con altre 4 persone, quindi una lezione privata dove sei super controllato, e non vedo l'ora di andare perché ho sempre mal di schiena e mi hanno detto che fa davvero bene e ti rassoda tutti i muscoli, quindi sono curiosa di vedere come gli effetti che farà sul mio corpo, ecco. E tutti gli altri sport non mi piacciono, non mi piace il calcio, che per un italiano è strano, ma nella mia famiglia a nessuno è mai importato nulla del
guardato nulla di calcio, siamo completamente estranei, tant'è che quando abbiamo vinto i mondiali io ero relativamente piccola e non avevo capito che fosse una cosa così importante, cioè adesso me ne pento perché avrei voluto vederli, ma sono andata a dormire perché non avevo capito che era una cosa così importante quella finale e quindi niente, non ho visto neanche quello e mi sento completamente fuori dal mondo per questa cosa e fa un po' ridere, ma questo è il mio rapporto con gli sport. Quindi un po' strano perché non amo particolarmente gli sport. Adesso parto con le domande in anonimo che mi sono state fatte su Instagram. Devo tenere il telefono lontano dal microfono, se no cracchio. Allora, come hai scoperto la danza del ventre? L'ho scoperta perché ho fatto tanti viaggi in Egitto e mi ha sempre affascinato e poi c'è una mia cara amica che fa danza del ventre da anni e sono andata a vederla e mi piacciono i vestiti, mi piacciono i colori, mi piace la body positivity, mi piace l'ambiente quasi totalmente femminile che dal momento che io lavoro in un posto con tanti uomini è refreshing stare, ecco un'altra cosa che non aveva tiro con l'arco, che c'erano tanti uomini e mi sono resa conto, cioè non me ne vogliate uomini, vi giuro, non è niente di personale, ma ho voglia anche di stare in un ambiente solo femminile fuori dal lavoro, perché appunto frequento tantissimi uomini a lavoro e mi piace molto che la danza del ventre, nella danza del ventre ci siano tutte donne, dove si può un po' cicciarare, fare quelle cose, non so se si può dire, però da donne, le cose che socialmente si pensa siano delle donne, insomma, non so come metterla giù perché ho paura che qualcuno mi insulti, però avete capito quelle cose un po' femminili, dove ti metti a cicciarare, ecco, mi piace quell'ambiente lì e mi trovo bene. Poi questo ragazzo un po' lo amo perché mi chiede da anni di fare dei video in cui strappo e accartoccio la carta e me lo continua a chiedere da anni perché erano dei video che facevo tipo 8 anni fa, non li faccio più perché c'è chi continua a chiedermelo in modo ossessivo e mi sembra troppo strano che qualcuno tutti i mesi mi dica strappi o cartocci la carta, strappi o cartocci la carta, cioè di principio non lo faccio e quindi questa persona, cioè mi dispiace, anche qui non è niente di personale, però è un video che io non voglio fare, quindi non lo farò. E poi qui qualcuno mi chiede, diresti di sì se ti chiedessi di uscire con me, ma non posso rispondere perché non so chi tu sia. Poi mi hanno chiesto, c'è qualcuno che ti manca in questo momento? E non posso parlare delle persone che mi mancano perché mi metto a piangere e questo è un video ASMR, quindi non posso rispondere. Perché lasci solo i miei messaggi in visualizzato? Questa persona ha ragione. Io purtroppo per tutte le milioni di cose che ho da fare a volte non vedo i messaggi su Instagram e a questo ragazzo non ho risposto. Perdonami, però poi ti ho risposto. E chiudo con la domanda: la tua figuraccia peggiore qual è stata? Fa molto ridere. È stata cioè nel senso a me fa ridere ma anche un po' piangere. È stata una convention di Teen Wolf. Sarà stato nel 2016-2015 e si chiamava Alpha Con, mi pare, ed era a Vienna
e io ho speso tutti i miei soldi, io non lavoravo ancora, ero all'università e mi ricordo che non mangiavo neanche per accumulare i soldi per andare a fare questa convention dove c'era Dylan O'Brien in persona e è penso l'unica convention a parte il Comic Con in cui c'era Dylan O'Brien e quindi dovevo andarci a tutti i costi. Ci sono andata da sola e mi ricordo che avevo preso l'hotel con la colazione e mi facevo i panini. Durante la colazione mi portavo via dei panini per poter mangiare a pranzo e a cena. Ero messa così e quindi sono sopravvissuta 2 giorni mangiando le cose della colazione e ho appunto acquistato la foto e gli autografi di Dylan O'Brien con Dylan O'Brien e infatti c'ho la foto adesso, non so se riesco a mettermela nel video, però ricordatemelo nel caso nei commenti o su Instagram che cerco di postarla, perché a volte quando edito cioè non mi ricordo di fare le cose perché magari edito di fretta, quindi perdonatemi, ma ho una foto con Dylan O'Brien e mi ha chiesto durante gli autografi, io gli ho dato dei preservativi che avevo comprato forse ad Amsterdam, non mi ricordo, con scritto tipo you'll thank me later, quindi mi ringrazierai dopo, o altre frasi tipo sessuali, e gliel'ho regalati e, e tipo già dopo qualche ora mi sono pentita perché avevo messo anche il mio numero di telefono e anche lì mi sono detta ma che cacchio ho fatto, però ero bruttissima io, cioè pensavo di conquistarlo e che lui mi chiamasse e era una cosa ridicola, poi lui era pure fidanzato all'epoca, vabbè, pensavo che la cosa fosse chiusa lì finché lui fa un'intervista qualche mese dopo che se riesco vi trovo e vi metto qua, tanto ormai 27 minuti nessuno sarà arrivato a questo punto del video, e in cui una fan, un'intervistatrice le chiede qual è la tua fan più matta che tu hai mai incontrato, che tu abbia mai incontrato, e lui ha detto una volta una ragazza, una convention, mi ha regalato dei preservativi con scritto delle frasi sessuali ed ero io. Che figura di M. E niente ragazzi, con questo racconto io chiudo il video e grazie mille per tutte le domande che mi avete fatto. Se ne avete altre scrivetele qua sotto che in futuro